Ciao a tutti e a tutte, benvenuti. Io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Se siete qui è perché siete rimasti affascinati da quel misterioso e magnetico mosaico di 36 carte che chiamiamo Grand Tableau. Oggi entriamo nel cuore della tradizione Lenormand perché vi porto passo per passo dentro la tecnica del Grand Tableau, la lettura più completa, più ricca e affascinante di tutto il sistema. Ma prima di immergerci nella tecnica facciamo un passo indietro. Il Grand Tableau nasce nell'Ottocento all'interno della tradizione cartomantica europea, in un periodo in cui i giochi di carte simbolici e le pratiche divinatorie stavano vivendo un'enorme diffusione. Il mazzo che oggi chiamiamo Lenormand non è stato creato da Mademoiselle Lenormand, ma è stato pubblicato dopo la sua morte, sfruttando la sua fama. Lei non ha mai usato queste carte, ma la sua figura potentissima e quasi mitica ha ispirato il nome e l'immaginario che ancora oggi accompagna questo sistema. Il Grand Tableau è una lettura che permette di osservare un'intera vita come se fosse una mappa, passato, presente, futuro, persone, eventi, movimenti, relazioni, tutto in un unico colpo d'occhio. È un metodo che oggi unisce la logica, intuizione e struttura e proprio per questo continua a essere uno degli strumenti più amati da chi pratica la cartomanzia. Per lavorare con il Grand Tableau è fondamentale conoscere bene il significato delle 36 carte. I simboli, le parole chiave, le sfumature, le combinazioni sono il loro linguaggio di base. Trovate in descrizione i link alla playlist per conoscerle una per una. Il Grand Tableau è un metodo sopravvissuto per oltre 2 secoli perché ha una dote molto rara, la precisione. Mentre altri mazzi come i tarocchi tendono a essere filosofici o psicologici, il Lenormand è per così dire terra-terra. Vi dirà se quel contratto verrà firmato, se quella persona tornerà o se ci sono pettegolezzi in ufficio. E il Grand Tableau è lo strumento supremo per ottenere queste risposte. Le tecniche base che vedremo oggi funzionano solo se questo linguaggio è già familiare, perché ogni carta diventa un punto di riferimento, un nodo narrativo, un elemento che si collega agli altri. Cominciamo il nostro viaggio dalla preparazione alla lettura. Prima di iniziare la cosa più importante è definire il contesto della lettura. Il Grand Tableau è una tecnica potentissima, ma proprio per questo ha bisogno di una cornice chiara. Stiamo facendo una lettura generale, quindi una panoramica completa della vita? Oppure stiamo lavorando su un tema specifico? Amore, lavoro, famiglia, un progetto, una decisione, una situazione che richiede chiarezza? Per esempio, potremmo decidere di fare una lettura specifica sul lavoro e formulare una domanda come: quali sviluppi ci saranno nei prossimi 3 mesi nella mia situazione lavorativa? In questo caso una carta a tematica importante potrebbe essere la volpe, che useremo come riferimento per tutto il tableau. Stabilire il contesto serve a 2 cose: scegliere quale struttura del tableau usare e sapere quale carta tematica andremo a osservare con più attenzione. Una volta definito il contesto, si passa alla preparazione pratica. Si mescola il mazzo con calma, lasciando che la domanda o l'intenzione si depositi. Si può fare un taglio se fa parte della propria tradizione o del proprio stile di lettura. E poi si distribuiscono le carte nella griglia scelta. Esistono diverse strutture per disporre le 36 carte, ognuna ha una sua logica e una sua tradizione. Il 9x4, 9 colonne per 4 righe, il 6x6, 6 colonne per 6 righe e quella che vi mostrerò e che useremo in questo video, l'8x4 più 4, una struttura di 4 righe da 8 carte ciascuna, più 4 in basso al centro. In ogni tecnica terrò inizialmente le carte coperte, così possiamo concentrarci sulla tecnica, sulla logica, sulla struttura del Grand Tableau senza farci distrarre dalle immagini e poi vi mostrerò man mano degli esempi. L'obiettivo è capire come si legge passo per passo, così poi potrete applicarlo facilmente alle vostre estese. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me.
A questo punto abbiamo il nostro Grand Tableau steso davanti a noi. Le carte sono tutte al loro posto e la struttura è completa, quindi possiamo finalmente immergerci nella puntata. Ricordate, il Grand Tableau non si legge tutto in un colpo d'occhio, si procede per livelli, per cerchi concentrici, partendo dagli elementi più semplici e strutturali e poi andando sempre più in profondità. Cominciamo quindi dalle tecniche di base, quelle che ci permettono di orientare subito la lettura e capire qual è l'energia dominante del tableau. Partiamo dalla tecnica della prima e ultima carta. Esattamente posizionate qui nella prima posizione e nella 36, quindi contrassegnate dalle nostre stelline. La prima carta è l'apertura energetica della lettura, è come la prima scena di un film, ti dice subito il tono, il tema, l'atmosfera, l'evento che mette in moto tutto il resto. Non è una carta qualunque, è la porta di ingresso del tableau, mentre l'ultima carta invece è la chiusura naturale del quadro, mostra la direzione verso cui tutto sta andando, la conclusione probabile, l'esito energetico della storia che il tableau sta raccontando. Insieme, prima e ultima carta funzionano come inizio e come fine di una frase. Ci dicono da dove partiamo e verso cosa ci stiamo muovendo. E adesso facciamo un breve esempio. Se la prima carta è il Cavaliere, l'apertura energetica parla di movimento, notizie, novità che arrivano, un inizio dinamico. Se l'ultima carta è la Frusta, come nel nostro caso, la chiusura suggerisce discussioni, chiarimenti necessari, un confronto finale o una situazione che richiede di essere ripulita e riorganizzata. Insieme raccontano una storia semplice e immediata. Si parte con un movimento, si chiude con un confronto. E adesso procediamo con la posizione della carta consultante. Il secondo passo naturale dopo aver osservato la prima e l'ultima carta è individuare la posizione del nostro significatore, in questo caso la carta consultante. Questa carta, uomo o donna a seconda di chi stiamo leggendo, è il punto di riferimento dell'intero tableau. È come il protagonista di un romanzo, tutto ciò che accade nel Grand Tableau in un modo o nell'altro si collega a lui o a lei. Se leggiamo per una persona omosessuale, possiamo scegliere la carta che meglio rappresenta la persona stessa, non il genere del partner. Quindi una donna lesbica può usare la donna come consultante e l'uomo come partner simbolico, oppure due donne se preferisce una lettura più speculare. Un uomo gay può usare l'uomo come consultante e l'altro uomo come partner. Chi non si riconosce in un genere binario può scegliere la carta che sente più affine, oppure usare la carta bambino come simbolo neutro. L'importante è che la carta scelta rappresenti la persona che stiamo leggendo, non un modello rigido. La prima cosa da osservare è dove si trova il consultante nel tableau. In alto abbiamo la fase attiva, progettuale, orientata al futuro. In basso, momento introspettivo, emotivo, di elaborazione. A sinistra, ancora connesso al passato, alle origini della situazione, mentre a destra già proiettato verso il futuro, verso ciò che sta arrivando. Guardiamo i nostri esempi, vi ho messo già delle stelline come punto di riferimento e troviamo in questa posizione dove la nostra carta indica il nostro consultante è in una posizione diciamo superiore verso destra e quindi possiamo capire che si trova in una fase attiva e proiettata verso il futuro. E poi ovviamente guardiamo
L'altra carta, ecco l'altro esempio, magari se troviamo qui la carta del consultante, allora vuol dire in basso verso sinistra e quindi proiettato ancora, ahimè, nel passato o nelle origini di una situazione. Poi in genere che cosa facciamo una volta che abbiamo trovato la nostra carta significatore? Si guarda cosa ha alle spalle. Le carte dietro al consultante rappresentano il passato recente, ciò che ha influenzato la situazione e ciò che la persona si porta dietro consapevolmente o meno. Poi guardiamo cosa ha avanti adesso. Le carte davanti ci mostrano che qualcosa che sta per incontrare, le opportunità, gli ostacoli, gli sviluppi immediati. E infine osserviamo se il consultante è immerso in un tema o lontano da esso. Se è circondato da carte che parlano tutte della stessa area, lavoro, relazioni, famiglia, cambiamenti, significa che quel tema è dominante nella sua vita in questo momento. Se invece è distante dalla carta tematica, o se la carta tematica è isolata, allora quel tema è più debole, più lontano, non ancora maturo. La posizione del consultante è davvero la bussola della lettura, ci dice dove si trova la persona nella sua storia, da dove arriva e verso cosa si sta muovendo. È il punto da cui parte tutto il resto dell'interpretazione. E adesso vediamo insieme degli esempi. Con il primo esempio partiamo proprio dalla carta consultante, donna in questo caso, la troviamo in alto a destra, quindi come abbiamo già detto, fase attiva orientata al futuro. Davanti a lei c'è il cavaliere, quindi arrivano notizie, vuol dire movimento in novità. Alle spalle troviamo la luna, che indica sensibilità, riconoscimento, emozioni recenti. Poi troviamo nell'altro esempio, quindi consultante in basso a sinistra, come già detto indica una fase introspettiva ancora legata al passato e troviamo la chiave davanti, e quindi indica soluzione in arrivo, alle spalle c'è la frusta, che può indicare discussioni o tensioni recenti che sta ancora elaborando. E poi ovviamente parlando dell'esempio del consultante immerso nel tema, in questo caso come vedete troviamo che la carta è circondata dalla volpe, dall'orso, dai pesci e quindi carte che riguardano il lavoro, il potere e i soldi. Quindi troviamo questo tema dominante che è legato proprio alla situazione professionale in primo piano. E adesso procediamo con il nostro tableau, con la prossima tecnica e che è il metodo della distanza vicino e lontano. Un altro elemento fondamentale del Grand Tableau è il metodo della distanza. La distanza ci dice immediatamente quanto un tema è rilevante, quanto è attivo e quanto è vicino alla vita del consultante in questo momento. Nel Grand Tableau, infatti, non tutte le carte hanno lo stesso peso. La loro forza dipende da quanto sono vicine alla carta consultante o alla carta tematica. Le carte vicine sono attive, immediate, influenti, parlano di ciò che sta accadendo adesso o che sta per manifestarsi. Le carte lontane invece sono più deboli, future, marginali oppure rappresentano temi che non sono ancora maturi o che non hanno un impatto diretto. Per calcolare la vicinanza si procede in modo molto semplice e visivo e ve lo mostro tramite la stellina che ho posizionato. Cosa si fa? Si guarda la riga, cioè dove troviamo appunto la nostra carta significatore. Ciò che è accanto al consultante è il presente, ciò che ha davanti è il futuro immediato, ciò che c'è dietro è il passato recente. Si guarda la stessa colonna
Qui troviamo le influenze verticali, ciò che scende verso di lui o ciò che lui sta proiettando verso l'alto. Si osservano le carte immediatamente attorno. Le 8 carte che circondano il consultante sono come la sua aura narrativa, raccontano ciò che lo tocca, lo influenza, lo condiziona e poi si amplia il raggio. Più ci si allontana, più i temi diventano sfumati, lontani, meno urgenti. Questo metodo è potentissimo perché ci permette di capire subito quali temi sono centrali e quali invece sono secondari. È come guardare una mappa, ciò che è vicino al consultante è il suo territorio naturale, ciò che è lontano è un orizzonte che potrà raggiungere, ma non è ancora parte della sua esperienza quotidiana. La distanza quindi non è solo una questione di spazio, è una questione di priorità narrativa, ci dice cosa conta davvero, cosa è in primo piano e cosa invece rimane sullo sfondo. E adesso vediamo insieme un breve esempio. Ecco la nostra carta del consultante. Se vicino vedo la volpe, significa che il tema lavoro è attivo adesso, è un'energia immediata presente che richiede attenzione. Se invece trovassi la volpe, ad esempio in posizione 8, molto lontana, allora il lavoro è un tema secondario, futuro o non è ancora maturo. Oppure ancora più sintetico possiamo dire volpe vicina uguale lavoro in primo piano, volpe lontana, lavoro sullo sfondo. E adesso partiamo alla tecnica delle carte che circondano la carta tematica. Dopo aver individuato la posizione del consultante, il passo successivo è osservare le carte che circondano la carta tematica. Questa può diventare il nostro significatore nelle letture specifiche. Nel nostro esempio, la carta tematica è la volpe perché stiamo facendo una lettura specifica sul lavoro, ma questo vale per qualunque tema: amore, famiglia, denaro, salute, un progetto, una decisione. La carta tematica è il cuore della domanda, il punto su cui vogliamo far luce. E le carte che la circondano funzionano come una lente di ingrandimento, ci mostrano come sta quel tema, in che stato si trova, quali energie lo attraversano. Quando osserviamo le carte che circondano la carta tematica, o anche la carta consultante, cioè, ma possiamo leggerle in senso orario, come se fossero le ore di un orologio. Si parte dall'ora 12, quindi sopra, fino a completare intorno e a ritornare all'ora 12. Le carte attorno alla carta tematica raccontano cosa sta vivendo quel settore della vita in questo momento, se è stabile, in movimento, in tensione, in crescita, cosa lo influenza, quali energie esterne o interne stanno agendo su quel tema, cosa lo preoccupa, quali ostacoli, ritardi, dubbi o dinamiche nascoste stanno pesando sulla situazione, cosa lo sostiene, quali risorse, alleati, opportunità o aperture stanno aiutando il consultante e anche cosa sta arrivando verso di lui, cioè gli sviluppi immediati, gli eventi in avvicinamento, le trasformazioni già in movimento. È come guardare una scena dall'alto, la carta tematica è il protagonista e le carte attorno sono gli attori che entrano in scena, gli oggetti che influenzano l'azione e le condizioni del contesto. Nel nostro esempio, se la volpe fosse circondata da carte come il giardino, il sole o il cavaliere, potremmo leggere un periodo di movimento, di visibilità, opportunità professionali. Se invece fosse circondata da carte come il topo, la serpe o la nuvola, potremmo vedere tensioni, preoccupazioni, dinamiche poco chiare o persone non del tutto trasparenti. Le carte attorno alla carta tematica sono quindi una storia, una specie di fotografia immediata dello stato della situazione. Prima ancora di guardare il passato o il futuro, ci dicono come sta respirando quel tema, qual è la sua qualità energetica e
quali forze lo stanno modellando. È una delle tecniche più semplici e allo stesso tempo più rivelatrici del Grand Tableau. E adesso passiamo alla tecnica dei quattro angoli. Un altro elemento fondamentale del Grand Tableau sono i quattro angoli. Pensateli come la cornice narrativa della lettura. Non raccontano la storia in dettaglio, ma definiscono l'atmosfera, il contesto, il clima energetico dentro cui tutto si muove. I quattro angoli sono le prime quattro carte della griglia. L'angolo in alto a sinistra, l'angolo in alto a destra, l'angolo in basso a sinistra e l'angolo in basso a destra. Insieme formano una sorta di quadrante simbolico, una mappa che ci dice qual è il tono generale della lettura, quali forze incorniciano la situazione, quali temi sono inevitabili o ricorrenti e quale atmosfera circonda il consultante e anche quale direzione energetica domina il tableau. Gli angoli non parlano di dettagli ma di macro temi, sono come il cielo e il terreno di una scena teatrale, non ci dicono cosa succede, ma ci dicono in che modo sta succedendo. Ma come si leggono i quattro angoli? Bene, l'angolo in alto a sinistra indica le origini, il passato, qualcosa che ancora influenza il presente e il nostro punto di partenza energetico. L'angolo in alto a destra indica le forze che spingono verso il futuro, le aperture, le tensioni che si stanno formando. L'angolo in basso a sinistra rappresenta ciò che è radicato profondo, ciò che il consultante porta dentro di sé e l'angolo in basso a destra indica ciò che si consolida, ciò che prenderà forma e anche ciò che diventerà concreto. Quindi che cosa significa se la carta consultante cade proprio in uno dei quattro angoli? Si può dire che il messaggio è molto forte perché l'angolo è una zona di confine, quindi un punto di transizione. Il consultante in alto a sinistra indica che la persona è ancora molto legata al passato, sta iniziando un ciclo ma porta con sé memorie, emozioni o situazioni non ancora concluse. Il consultante in alto a destra indica che la persona è proiettata verso il futuro, c'è slancio, desiderio di cambiamento, apertura mentale, mentre il consultante in basso a sinistra indica che la persona è radicata, forse bloccata in dinamiche profonde o emotive e è anche è una posizione molto introspettiva, intensa, a volte anche pesante. Il consultante in basso a destra indica che la persona sta entrando in una fase concreta, molto pratica, molto decisiva, quindi che le cose stanno prendendo forma e si avvicina un punto di svolta. Parliamo di qualche esempio rapido. Se in alto a sinistra troviamo le nuvole o il serpente, i topi, il consultante parte da un clima confuso o pesante. Se in basso a destra troviamo la chiave, il cavaliere, il futuro è attivo, è positivo, in miglioramento. Se il consultante cade in alto a destra è pronto a cambiare direzione, se cade in basso a sinistra sta elaborando qualcosa di profondo. E perché gli angoli sono così importanti? Perché prima di tutto non vanno letti mai da soli, ma sono un ottimo punto di partenza per capire in che atmosfera si muove tutto il tableau. È come guardare il meteo prima di uscire, non ti dice cosa farai, ma ti dice come ti muoverai dentro quella giornata. E adesso passiamo alla linea del tempo.
Un altro elemento fondamentale del Grand Tableau è la linea del tempo, cioè il modo in cui leggiamo il movimento degli eventi all'interno della griglia. Nel Grand Tableau la lettura procede da sinistra verso destra, esattamente come se stessimo leggendo una frase. Questa direzione non è casuale, è la struttura narrativa del tableau, il suo modo naturale di raccontare una storia. Parliamo adesso della divisione verticale passato, presente e futuro. La linea del tempo si costruisce a partire dalla posizione della carta consultante, che ho messo esattamente qui nella posizione 22. È lei che divide il tableau in 3 zone verticali. A sinistra del consultante abbiamo il passato, le origini della situazione, ciò che ha portato la persona fino a qui, le cause, le radici, le memorie ancora attive. Sulla colonna del consultante abbiamo il presente, le dinamiche in corso, ciò che sta accadendo ora, ciò che sta prendendo forma. È la parte più viva, più concreta e diciamo più calda della lettura. A destra del consultante, quindi tutta questa parte qui, abbiamo il futuro, ciò che si sta manifestando, ciò che sta arrivando, gli sviluppi probabili, le direzioni in cui l'energia si sta muovendo. Questa divisione ci permette di vedere da dove parte la storia, dove si trova adesso e verso cosa tende. Abbiamo un'ulteriore divisione orizzontale, quindi come potete vedere sono scandite proprio da queste stelline, e questa è la divisione orizzontale. Sopra abbiamo la parte della mente e sotto abbiamo la parte dell'azione. La carta consultante divide il tableau anche in questo senso orizzontale, dicendoci che la parte sopra della mente indica i pensieri, le intenzioni, le aspettative, le visioni, ciò che la persona immagina o proietta. È il piano mentale, simbolico e strategico, mentre le carte sotto indicano l'azione, ciò che si muove concretamente, ciò che accade nella realtà e ciò che si manifesta nel mondo pratico. È il piano materiale, operativo e tangibile. Questa lettura alto-basso ci permette di capire se una situazione è ancora nella testa o se è già in movimento e se qualcosa è solo un'idea o se sta diventando reale. Ma cosa succede se il consultante è ai margini del tableau? La posizione del consultante nelle righe o nelle colonne aggiunge sfumature importanti. Il consultante nella prima colonna, quindi nell'estremo sinistro, il passato è molto forte, indica che la persona è ancora troppo legata a ciò che è stato, a memorie, a situazioni non concluse. È una posizione che parla di radici, nostalgia o di un ciclo che deve ancora chiudersi. Diciamo che il consultante poi, se la troviamo nell'ultima colonna, quindi l'estremo destro, il futuro è dominante, la persona è proiettata in avanti, pronta a cambiare, a muoversi, a lasciare andare. È una posizione di slancio, di decisione e di apertura. Mentre se troviamo la carta consultante nella prima riga in alto, vuol dire che la mente domina. La persona è in una fase di analisi, di riflessione, di strategia, di progettazione, molto è ancora in testa, non tutto è ancora sceso nella realtà. Se invece troviamo consultante nell'ultima riga in basso, vuol dire che l'azione domina. La persona è immersa negli eventi, nelle esperienze concrete, nelle conseguenze pratiche. È una posizione molto attiva, a volte anche faticosa o intensa.
Ma la linea del tempo non riguarda solo il consultante, possiamo applicarla anche alla carta tematica. Ad esempio, se parliamo tema lavoro e scegliamo la volpe, nella divisione verticale dove troviamo carte pesanti alla sua sinistra, vuol dire che c'è un passato difficile, di tensioni e di ostacoli. Carte più leggere o positive sulla destra vuol dire che il futuro è in miglioramento, ci sono opportunità e c'è alleggerimento. Mentre per la divisione orizzontale le carte sopra alla nostra volpe, il lavoro è ancora mentale, preoccupazioni, strategie, pensieri. Carte sotto il lavoro è già in movimento e quindi azioni, eventi, sviluppi concreti. Perché la linea del tempo è così potente? Perché non è solo una direzione, è un modo per capire il ritmo della situazione, la sua evoluzione, il suo movimento naturale, ci mostra cosa appartiene al passato, cosa sta accadendo ora, cosa si sta preparando, cosa è solo un pensiero e cosa è un'azione. È una delle chiavi più intuitive e rivelatrici del Grand Tableau. E adesso passiamo alla prossima tecnica. E adesso parliamo delle diagonali generali e del significatore. Queste sono un elemento fondamentale del Grand Tableau. Se le righe e le colonne ci danno la struttura orizzontale e verticale della lettura, le diagonali sono come correnti sottili delle linee di energia che attraversano il tableau e ci mostrano ciò che si muove sotto la superficie. Quindi le diagonali raccontano movimenti, ciò che si sta spostando, ciò che si sta trasformando e sta cambiando direzione. Le intenzioni, ciò che una persona pensa, desidera, teme o sta preparando. Direzioni, dove sta andando una situazione, quale strada sta prendendo. Gli sviluppi nascosti, ciò che non è ancora visibile nel presente, ma che sta già maturando. Sono utilissime per capire come si evolve una situazione perché spesso mostrano il dietro le quinte della storia. Possiamo leggere le diagonali generali del tableau e le diagonali del significatore. Le diagonali generali del tableau sono quelle che attraversano il nostro significatore da un lato all'altro, come vi mostro in questo caso, dove ho messo appunto le nostre stelline. Quindi abbiamo diagonale ascendente, quindi da sinistra basso verso l'alto, e mostra ciò che si solleva, ciò che emerge, ciò che viene alla luce, perfetta per capire come un problema si risolve, come un progetto cresce, come una relazione si chiarisce. Diagonale discendente, quindi sinistra dall'alto verso il basso, mostra ciò che scende, ciò che si concretizza e ciò che prende forma nella realtà, utile per vedere come un'intenzione diventa azione, come un'idea diventa evento e come un pensiero diventa conseguenza. Mentre le diagonali del significatore, e quindi della carta consultante o della carta tematica, diciamo che questo è un altro modo potente di leggere le diagonali e che forma una X intorno alla carta consultante. Quindi possiamo trovare, adesso magari ve le mostro meglio, ponendo proprio le stelline a forma di X intorno alla nostra carta consultante. Questa X divide lo spazio in quattro quadranti psicologici. La diagonale in alto a sinistra indica il passato nella mente, ciò che la persona pensa del suo passato, ciò che non ha ancora elaborato e ciò che influenza i suoi pensieri. Diagonale in alto a destra indica il futuro nella mente, proiezioni, aspettative, desideri, paure legate al futuro e ciò che la persona immagina o teme che accadrà.
la diagonale in basso a sinistra, passato nell'azione, conseguenze concrete del passato, ciò che la persona ha fatto, ciò che ha lasciato tracce nella realtà, e la diagonale in basso a destra indica il futuro nell'azione, ciò che sta per manifestarsi e ciò che si muove nella pratica, gli sviluppi concreti in arrivo. Questa lettura crea una mappa mentale e comportamentale attorno al consultante e ci dice cosa pensa, cosa teme, cosa desidera e cosa sta effettivamente facendo. Perché le diagonali sono così importanti? Perché collegano carte che a prima vista sembrano lontane, mostrano un filo invisibile che unisce due situazioni, due persone, due eventi. Per esempio nel nostro tableau sul lavoro con la volpe, come carta tematica, abbiamo una diagonale che parte dalla volpe e sale verso il sole e che può indicare un miglioramento progressivo, una crescita, una soluzione che si chiarisce, mentre una diagonale che scende verso i topi può mostrare un problema che si concretizza, una perdita di energia, un imprevisto da gestire. Quindi le diagonali non vanno mai lette da sole, si integrano con la linea del tempo, con la distanza, con la posizione del consultante, ma quando le osserviamo spesso rivelano la dinamica nascosta, il movimento interno della storia. Sono come una corrente sotterranea, non la vedi subito, ma quando la individui capisci perché le cose si stanno muovendo in un certo modo. E adesso passiamo alla tecnica del cuore del tableau. Un altro punto fondamentale del Grand Tableau è il cuore, cioè il centro esatto della griglia. Questo punto non è solo una posizione geometrica, è il nucleo energetico della lettura, il luogo in cui si concentra il tema dominante, la questione centrale, ciò che davvero muove il resto. Il cuore del tableau funziona come il centro di gravità della storia, anche se le altre carte parlano di mille sfumature, è qui che troviamo la verità essenziale della situazione. Cosa rappresenta il cuore? Il tema dominante, ciò che sta davvero occupando la mente, il tempo, l'energia del consultante, la questione centrale, il nodo principale, il punto di svolta, la radice del problema o dell'opportunità, la motivazione profonda, ciò che spinge la persona ad agire, a cambiare, a cercare risposte, la qualità energetica del momento. Se il cuore è luminoso, la lettura respira, se è pesante, indica un tema che richiede attenzione. Il cuore è come il battito del tableau, non sempre è la carta diciamo più rumorosa, ma è quella che dà ritmo a tutto il resto. Come si legge il cuore nella pratica? Si osservano le carte che cadono esattamente al centro della griglia, quindi nella posizione 12, 13, 20 e 21. Queste carte ci dicono di cosa parla davvero questa storia, qual è il motore della situazione, quale tema non può essere assolutamente ignorato e dove si concentra l'energia principale. Nel nostro tableau abbiamo l'esempio con la nostra carta tematica, quindi abbiamo trovato questa carta al centro, vuol dire che molte cose appunto sono incentrate proprio sul tema lavoro, e se trovassimo carte come queste, il sole, il cavaliere e l'orso, potremmo leggere un momento di forza, di visibilità, di movimento, di leadership. Se invece avessimo trovato carte come la nuvola, il topo o la croce,
potremmo vedere, sempre intorno ovviamente alla nostra carta tematica, un tema di stress, incertezza, responsabilità pesanti, un ciclo che richiede una chiusura. E perché il cuore è così importante? Perché spesso il consultante arriva con una domanda specifica, ma il cuore del tableau rivela la vera domanda, quella che magari non è stata detta, ma che sta guidando tutto. È il punto in cui la lettura si allinea con la vita reale della persona. È il cuore del tableau, quindi non è un dettaglio tecnico, è la chiave di lettura che permette di interpretare tutto il resto con coerenza e profondità. E adesso passiamo alla tecnica della linea del destino. L'ultima riga del Grand Tableau è spesso chiamata linea del tempo, ovviamente utilizzando questo tipo di schema, ed è uno degli elementi più affascinanti e rivelatori dell'intera lettura. Non perché parli di un destino immutabile, il Lenormand non lavora mai in termini di fatalismo, ma perché mostra ciò che è già in movimento, ciò che sta maturando e ciò che sta prendendo forma dietro le quinte. Cosa rappresenta quest'ultima riga? Gli sviluppi inevitabili, cioè quelle situazioni che hanno già messo radici e stanno andando verso una direzione precisa, le conseguenze delle scelte attuali, ciò che si sta preparando come risultato delle azioni, delle intenzioni o delle energie in gioco, gli eventi in maturazione che non sono ancora visibili nel presente ma che stanno già prendendo forma, il terreno su cui il futuro camminerà, la base energetica dei prossimi mesi. Non è un futuro lontano, è un futuro in avvicinamento, cioè già in fase di costruzione. Come si legge la linea del destino? Si osservano le carte dell'ultima riga, le 4 carte, posizione 33, 34, 35 e 36, una dopo l'altra, come se fossero una sequenza narrativa. Questa riga racconta dove sta andando la storia, quali energie stanno scendendo verso la realtà, quali situazioni stanno per concretizzarsi, quali temi stanno per diventare centrali. È una linea molto utile per capire la direzione generale della lettura, soprattutto quando il tableau è ricco di informazioni e rischia di sembrare un po' dispersivo. Un esempio nel nostro tableau, ad esempio se stiamo proprio parlando del tema lavoro, e quindi nella linea del destino troviamo carte come il quadrifoglio, il cavaliere, il sole o anche l'anello, allora vuol dire che possiamo leggere sviluppi positivi, accordi, opportunità, situazioni che sono in deciso movimento. Se invece avessimo trovato carte come il topo, la frusta, la croce, potremmo vedere tensioni, stress, responsabilità o cicli che si chiudono. Quindi la linea del destino non dice tutto, ma dice dove stiamo andando. È come guardare l'orizzonte, non vedi ogni dettaglio, ma capisci che il paesaggio si sta formando. Per questo è una delle parti più preziose del Grand Tableau, ti permette di leggere il futuro non come un punto fisso, ma come un processo in atto, una traiettoria già avviata. E adesso passiamo al metodo delle case. Arriviamo ora a una delle tecniche più raffinate del Grand Tableau, il metodo delle case. Finora abbiamo osservato le carte per quello che rappresentano con le case e invece iniziamo a osservare anche dove cadono. Nel Grand Tableau ogni posizione è una casa e ogni casa ha un significato fisso derivato dalla carta corrispondente. Quando una carta cade in una casa, la sua interpretazione si modifica, si approfondisce o si specifica. È come se la casa fosse il luogo
in cui la carta sta agendo e quel luogo ne cambia il tono. Qui davanti troviamo proprio le case naturali, quindi nella loro posizione. Ogni carta ha una sua casa naturale, e cioè la casa che porta il suo stesso numero. Quando una carta cade nella sua casa naturale, il suo significato diventa più puro, più forte, più evidente, più vero. Esempio, se la volpe, che è la numero 14, cade proprio nella sua casa 14, il tema del lavoro, astuzia, strategia, è fortissimo, è centrale, impossibile da ignorare. Vi elenco brevemente le case e i significati principali. Abbiamo alla posizione 1, e vado avanti procedendo, quindi a partire da sinistra verso destra e poi in questo modo fino all'ultima. Quindi abbiamo il cavaliere, indica notizie e arrivi, il quadrifoglio 2, fortuna e occasioni. Terza posizione, la nave, viaggi, espansione. La quarta casa è proprio la casa della famiglia, delle radici. La casa 5 è dell'albero, la salute, la crescita. 6 nuvole, confusione. 7 serpente. 8 la bara. Abbiamo le complicazioni, scusate, del serpente e le complicazioni dell'8, la bara, la fine, la trasformazione, 9 il bouquet, l'armonia, gli inviti, decima casa la falce che indica il taglio, la decisione, 11 frusta, sono le discussioni, 12 uccelli, le conversazioni, l'ansia, 13 il bambino, inizio, novità, 14 l'abbiamo vista spesso in questa prima puntata, la volpe, il lavoro e l'astuzia, 15 il potere, che è l'orso e le finanze, 16 le stelle, chiarezza e visione, 17 la cicogna, cambiamento, 18 il cane, l'amicizia, il supporto, la torre alla 19esima posizione, quindi istituzioni, distanza, 20 abbiamo il giardino che è la socialità, il pubblico, 21 la montagna, l'ostacolo, 22 il sentiero, la scelta, 23 topo, la perdita, lo stress, il 24 il cuore e l'amore, e i sentimenti, diciamo le emozioni. Poi troviamo 25 l'anello, che è, troviamo la relazione, diciamo il contratto, la lettera al 26, i messaggi, i documenti, 27 libro o diario che indica un segreto, lo studio, 28 l'uomo, il consultante maschile, 29 la donna, consultante femminile, il 30 Giglio, l'armonia, la maturità, il 31 il sole, il successo, 32 la luna, le emozioni, il riconoscimento, poi troviamo 33 la chiave che indica le soluzioni, 34 i pesci, il denaro, l'abbondanza, 35 l'ancora, stabilità, lavoro duraturo e infine l'ultima, 36 la croce che indica il destino, una prova imminente. Il consiglio pratico per chi inizia: se è la prima volta che affrontate il Grand Tableau, non preoccupatevi se le 36 case vi sembrano tante. È normalissimo, nessuno le impara a memoria in un primo giorno. Un aiuto molto utile è usare una tovaglietta o un tappetino con i nomi delle case già stampati e quindi anche i numeri stessi. Vi permette di vedere subito dove cade ogni carta senza dover ricordare tutto. Un altro metodo è quello di usare un secondo mazzo Lenormand come base, magari di una forma un po' più grande. Potete disporre le 36 carte del mazzo di supporto sul tavolo in ordine
come in questo caso, e poi dopo aver mischiato il vostro, diciamo, mazzettino, fate la lettura mettendo sopra le carte, ovviamente scoperte, del mazzo principale che appunto state usando proprio per la lettura. In questo modo ogni carta cade automaticamente nella casa e la struttura diventa chiarissima. Sono strumenti semplici ma rendono l'apprendimento molto più fluido, soprattutto nelle prime letture. E adesso passiamo ad analizzare le case speciali. Le case speciali sono case che hanno un peso particolare nella lettura. Le principali sono la croce, quindi ciò che indica il destino, le prove più difficili, quelle inevitabili, che abbiamo esigenza di capire e di comprendere meglio. Poi altra casa importantissima, il sentiero 22, scelte cruciali, progetti insomma che vogliamo realizzare. La casa 31, il sole, se abbiamo bisogno di capire se c'è un esito positivo. La casa 8, la bara che indica le chiusure inevitabili. La casa della volpe, la 14, lavoro e strategie. La casa dei pesci, importantissima per comprendere dinamiche, risorse, cose legate al denaro. La casa 25, l'anello, contratti e relazioni. La casa 24, il cuore per l'amore e i sentimenti. La casa 4, ovviamente la casa, la famiglia, proprio le nostre radici. Le case tematiche invece sono case che diventano centrali in base alla domanda. Esempio, domanda sul lavoro? Allora andremo a trovare dove si trova la casa proprio della volpe. Andremo in casa 14, la casa 35 dell'ancora, oppure anche la casa dell'orso. Domanda sull'amore? Allora andremo proprio nella casa 24, quella del cuore, oppure casa 25 dell'anello, o la casa del giglio, e lì capire effettivamente che dinamica troviamo appunto con la carta che ci andrà a cadere dentro. Quindi se ad esempio pratico, se il topo, che è numero 23, cade nella casa della volpe, allora può indicare stress lavorativo, ambiente pesante. Se la carta del cuore cade nella casa della croce, quindi troviamo qui la carta del cuore, vuol dire che c'è una prova emotiva, anche indicare amore karmico. Se invece il sole cade nella casa del sentiero, può indicare una scelta positiva, una decisione che può essere fortunata. E adesso passiamo alle case addizionali. Le case addizionali servono per approfondire aspetti specifici della domanda, quindi oltre alla volpe per il lavoro dobbiamo analizzare la casa 34 che riguarda quella dei pesci per il denaro, la casa 15 che è l'orso, la casa dell'orso per le risorse, la casa 25 l'anello per i contratti, la casa 26 la lettera che indica i documenti. Ad esempio, se ci interessa il denaro, vediamo che il sole, la nostra carta 31, cade nella casa 34 dei pesci, e allora può indicare un miglioramento economico. Ci interessa il contratto, vediamo che i topi nella casa dell'anello, quindi andiamo a prendere la carta, la casa dell'anello, e ci troviamo i topi, allora vuol dire che si parla di un contratto che potrebbe essere problematico.
Cosa sono le case di verifica? Queste servono a comprendere meglio una questione, ad ottenere informazioni su una situazione o persona. Quindi possiamo scegliere cosa andare a verificare in base a cosa vogliamo sapere. Ad esempio per capire le emozioni del consultante e cosa è veramente importante, andiamo ad analizzare la casa del cuore. La casa 24. Le case di verifica servono anche per confermare o smentire un'ipotesi precisa legata alla domanda. Sono come punti di controllo che ci aiutano a capire se una situazione sta andando nella direzione giusta. In realtà tutte possono essere carte di verifica, per dirne alcune, la casa 7 del serpente verifica di ambiguità o complicazioni. Magari andiamo a vedere nella casa 31 che è del sole, e ci troviamo un'altra carta ovviamente, e però ci parlerà di verifica e di successo. La casa 34, i pesci, andiamo a verificare la questione del denaro e dei guadagni. Quindi se facciamo una domanda su un progetto lavorativo, possiamo verificare magari la casa 13, che può indicare un progetto in corso, in via di sviluppo o appena nato, e la casa 34 dei pesci per i guadagni. Se nella casa del bambino troviamo il sole, allora magari il progetto cresce bene. Se ci troviamo i topi, vuol dire che il nostro progetto sta perdendo energia. Se nella casa 34 dei pesci troviamo la chiave, allora il guadagno è certo. Se troviamo la bara, il flusso economico è bloccato. Quindi le case di verifica sono strumenti diagnostici che ci aiutano a orientare la lettura e a capire se la direzione è favorevole o meno. La casa in cui cade, la carta del consultante, quindi uomo 28 o donna 29, indica l'area della vita in cui la persona è più coinvolta in questo momento che noi stiamo analizzando. Esempio, se la donna, si trova nella casa 24 del cuore, c'è un forte coinvolgimento emotivo. Se, troviamo, l'uomo nella casa 35, quindi vuol dire, che c'è stabilità, oppure anche un blocco lavorativo. Per concludere, in sintesi, il metodo delle case aggiunge una seconda dimensione alla lettura. Non guardiamo più solo cosa dicono le carte, ma anche come lo dicono e dove effettivamente. È una tecnica che rende il tableau più preciso, più ricco, più sfaccettato e anche più aderente alla domanda. Con questa tecnica abbiamo completato tutte le tecniche base del Grand Tableau. Ora avete una mappa completa, la posizione del consultante, la distanza, la linea del tempo, le diagonali, le carte attorno alla carta consultante, quella tematica, il metodo delle case, e il mio consiglio è di procedere con calma, non serve usare tutto e subito. Scegliete una tecnica alla volta, fate pratica, lasciate che diventi per voi naturale. E con questo abbiamo concluso il nostro viaggio dentro le tecniche base del Grand Tableau. Grazie per aver seguito questa prima parte del percorso. Se volete conoscere meglio ogni singola carta, trovate sul canale anche i video dedicati ai significati delle Lenormand. Fatemi sapere nei commenti quale tecnica vi ha colpito di più. Ci vediamo nella prossima puntata, dove entreremo nelle tecniche avanzate e renderemo la lettura ancora più profonda, precisa e narrativa. Ciao a tutti!